Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi ci apprestiamo a revisionare il motore per le gare di accelerazione. Dopo aver fatto le prime due gare, tra le quali abbiamo apportato alcuni miglioramenti di contorno, cioè adottato un carburatore da 38 e rifasato il gruppo termico, ci siamo resi conto che probabilmente la biella Bultaco Montesa da 116 utilizzata su questo albero, eccola qui, faceva sì che il carter fosse un po' troppo voluminoso e quindi abbiamo scelto di montare un albero BGM con biella 110, sempre in corsa 60 naturalmente, albero che è dotato di una biella piuttosto massiccia, robusta, adatto a sopportare potenze e regimi di giri elevati, più degli alberi tameni sicuramente, che abbiamo tra l'altro, ecco, come si vede, anche provveduto a saldare al laser, perché altrimenti è difficile che la posizione relativa dei due semialberi rimanga costante nel tempo. E adesso andremo a montare quest'albero nel nostro blocco motore. Colgo l'occasione per farvi notare una differenza tra questi due alberi. Questo che stiamo levando è su base tameni e questo è il BGM. Come potete notare, il BGM presenta una spalla già lavorata e flussata, fatta in modo da favorire l'ingresso del gas, aumentando anche un pochino il volume del carter. Chiaramente nel nostro caso questo discorso è tutto molto relativo, perché il passaggio è molto grande, quindi non fa certo differenza significativa il fatto che ci sia questo smusso o no. Però nei motori a valvola la differenza c'è, e quest'albero tameni, se dovesse essere montato su un motore a valvola, insomma, si avrebbero vantaggi arrotondandolo qui senza esagerare, però levando questo spigolo e facendo sì che il gas possa entrare tra le due spalle senza incontrare asperità. Coglieremo questa occasione per ribadire le differenze che si verificano nelle fasi del gruppo termico, mutando la lunghezza della biella. In questo caso stiamo passando da 116 a 110, quindi avremo fasi più spinte a parità di luce. Ecco, abbiamo appena montato l'albero, naturalmente tirandolo da dietro sfruttando la filettatura, e adesso passeremo a chiudere il carter e poi misureremo le fasi del cilindro. Eccoci qui col motore parzialmente assemblato, abbiamo rimontato il cilindro, abbiamo misurato le fasi all'inizio, adesso senza che vi faccio rivedere tutta la misurazione che abbiamo fatto altre volte, che altrimenti diventa anche noiosa, però vedete qua adesso c'è uno spessore sotto. Allora avevamo misurato le fasi senza questo spessore sotto da 0,7 mm, in aggiunta a una guarnizione, e mancavano alcuni gradi di travaso, eravamo sotto i 130 gradi. Lo scarico è rimediabile, ma i travasi no, bisogna portarli alla fase desiderata inserendo spessori sotto al cilindro, perché alzarli modificando la luce in canna significa in sostanza sempre fare più danni che guadagnano. Alla fine sì, si alza la fase in gradi, però peggiora talmente il flusso nel condotto, che perde il profilo idoneo, che poi sono solo svantaggi. Cosicché abbiamo inserito questo spessore e abbiamo rimisurato le fasi, e adesso di travaso siamo un po' oltre i 130 gradi, appena oltre, e di scarico siamo intorno a 194, 194 e mezzo, che in fondo è quello che volevamo ottenere. Quindi quali sono stati i cambiamenti da prima? Una fase più spinta, più travaso ma anche più scarico, associato a un carter un po' meno voluminoso, contro quello che ci era sembrato giusto prima. Evidentemente questo carter, con questo pacco lamellare così grande e gli spazi vuoti che ci sono sotto, diventava troppo voluminoso con la biella più lunga. Nonostante questa soluzione darà delle spinte laterali maggiori, sia da un punto di vista meccanico, di funzionamento del cinematismo peggiore, confidiamo che possa darci qualche risultato in più.
quindi adesso non parteciperemo, abbiamo fatto le prime 2 gare, non parteciperemo a questa di luglio che si svolgerà credo adesso il 2, e invece parteciperemo a settembre all'ultima gara, però con un'altra gara, la penultima, insomma, con un altro pilota però, e vedremo come va con questa modifica. Ancora qualche piccola precisazione sui rapporti. Avevamo iniziato con l'ingranaggio da 22 denti, quindi 22,64 perché la primaria è la polina a denti dritti, su quarta 19,36, era troppo lunga. Siamo passati all'ingranaggio da 21, era ancora lunga, e quindi abbiamo comprato la gomma, che è una gomma molto bassa, morbidissima, che accorcerà anche i rapporti. È anche vero che speriamo che questo motore abbia, sì, un arco di erogazione più appuntito, ma comunque dovrebbe anche tirare fuori qualche cavallo in più, e speriamo che stavolta i risultati siano più lusinghieri. Ultima cosa, ma tra le più importanti, abbiamo anche una nuova marmitta, per la quale ringraziamo ancora una volta e comunque mai abbastanza il grande Gianluca Marri, amico e prezioso, molto prezioso per queste cose, collaboratore. E questa marmitta è più corta di 3 cm, ma anche più pancia, cioè non è stata semplicemente scorciata, che come vi ha detto molto bene in tutti questi video sulle marmitte Damiano, avrebbe solo spostato in alto la potenza, ma alla fine cercando un compromesso sempre peggiore, quindi alla fine scorcia, la potenza si sposta in alto ma peggiora la resa e peggiora la curva. In questa maniera noi abbiamo modificato le proporzioni, quindi c'è più pancia e la marmitta potrà rendere il motore più potente a un regime di giri più alto, meglio adattandosi a queste nuove fasi. Ancora alcune considerazioni circa i risultati nelle prime 2 gare e i cambiamenti. Quello che è cambiato da una gara all'altra è stato accorciare il rapporto di un dente sul pignone, cioè passare da 22 a 21, modificare le fasi, quindi alzandole un po', mettendo uno spessore in più sotto, levando lo spessore di rame in testa, quindi spostando il cilindro un pochino più in alto, e quindi avendo fasi un po' più spinte. E forse la cosa più importante è l'adozione di questo carburatore, di questo bellissimo PHSB da 38 al posto del precedente 36. La particolarità di questo carburatore, a parte i 2 mm di diametro, sta nella spettacolare lavorazione che c'è all'interno. Si vede che il cilindro, vedete che scorre su un corpo carburatore che ha la fusione fresata in maniera da lasciargli il posto per passare, ma mantenendo il condotto pulito, cioè come se il condotto fosse un tubo praticamente, tranne la fessura, quindi non rimangono sacche laterali in cui il flusso si può scomporre. Questi sono i carburatori che ha usato anche Gabriele Gnani fino a poco tempo fa, quindi è roba di primissima qualità, un carburatore eccezionale questo. Allora, tra prima e seconda gara volevo fare un'altra precisazione circa il miglioramento dei risultati. Quello che è cambiato è stata la velocità d'uscita, cioè la velocità d'uscita della seconda gara è stata molto migliore, nonostante che il tempo sia stato lo stesso. Perché sono partiti peggio, ma il motore è andato molto meglio con quelle modifiche e ha talmente recuperato da uscire ben più veloce di prima, quindi questo è stato il risultato di queste modifiche. Adesso speriamo con questa biella corta di avere il resto dei cavalli che ci mancano. In particolare, a fronte di un tempo migliorato di soli 7 centesimi di secondo, meno di un decimo, la velocità di uscita è aumentata di più di 11 km/h. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.